fui chiamato Dolindo, che significa dolore. Oh Gesù mio, grazie. Quale cammino difficile mi hai fatto percorrere, per quale strada singolare mi hai spinto. Non basterà la vita per ringraziarti. Eppure piango tante volte, perché l'agonia si fa grave e tutto mi sparisce davanti agli occhi. Tante volte lui si girava verso i fedeli e dava un messaggio: in questo momento la Madonna sta portando tante anime in paradiso. Un'altra volta lui diceva: in questo momento a Lourdes sta avvenendo un grande miracolo, la guarigione di una mia figlia spirituale. E dopo poco arrivava questa telefonata che confermava la guarigione di quell'anima. Ad una figlia spirituale, padre Dolindo scriveva: una volta, per pochi istanti, sono stato in cielo dinanzi a Dio. E non so dirvi quali istanti furono quelli. Quelli è come mi sentii nulla, 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 innanzi a Lui che vedevo, che percepivo, che amavo. Tra i suoi figli spirituali, padre Dolindo accolse l'avvocato Tuccillo di Napoli, che per l'occasione ci racconta un episodio davvero particolare. Andai a trovarlo insieme a mia moglie, credo, sì, aspettava la prima figlia, la prima bambina, quindi siamo ancora nel 1968 e Don Dolindo mi dissero in portineria: è difficile che vi riceverà. Poi invece ci ricevette, perché era successo un episodio che ci raccontarono fuori. Lo avevano trovato sotto il letto. Immaginate che Don Dolindo in quell'epoca era quasi del tutto paralizzato, poi piegato su se stesso, e il letto era piuttosto basso, quindi come sia finito sotto quel letto, dissero che lo avevano trovato, l'avevano dovuto recuperare da sotto il letto. Presentava sicuramente, non dico proprio delle tumefazioni, ma si vedeva che aveva avuto qualche problema, insomma. E lo avevano trovato anche con del materiale lì vicino alla testa dove lui si trovava. Quando gli parlammo, lui disse: stavo scrivendo delle riflessioni che mi ha ispirato la Madonna sulla Madonna. E questo a Satana non è piaciuto, è venuto a trovarmi stanotte, mi ha picchiato, mi ha buttato sotto quel letto minacciandomi e dicendo che non devo più scrivere sulla Madonna. Cioè, però Maria è venuta lei stessa a confortarmi poco fa, prese una corona, dice, ce l'aveva lei tra le sue mani, adesso vi benedico, e benedisse anche questa creatura che era nel seno di mia moglie. Qualche anno fa dovevo incontrare il Papa Giovanni Paolo II, oppure chiesi di incontrare in sua vece il responsabile per la fede, Cardinale Ratzinger. L'ho incontrato per un'ora. Quando andai a incontrare Ratzinger, andai nel famoso Santo Uffizio, quello famosissimo, e mi ricordai delle descrizioni che aveva fatto Don Dolindo Ruotolo, il quale aveva preconizzato durante il processo che aveva avuto presso il Santo Uffizio che lui sarebbe stato l'ultimo a subire il giudizio del Santo Uffizio e che poi questo Santo Uffizio sarebbe stato chiuso come tale, ma sarebbe stato appunto l'istituto che adesso è
per come sacra congregazione per la fede. E io mi sedetti su quello stesso divano e vidi come era perfetta la descrizione che lui aveva fatto e sentivo ancora risuonare le sue parole bellissime rivolte al Signore e alla Madonna per evitare che altri uomini avessero potuto così soffrire quello che lui aveva sofferto. Un altro figlio spirituale di padre Dolindo era lo scienziato Enrico Medi, che stimava molto l'umile sacerdote napoletano. Spesso ascoltava le sue conferenze in ginocchio, perché diceva che la parola di Dio e la predicazione sulla parola di Dio bisognava ascoltarla in ginocchio.